Benvenuti, bentornati al canale della decima arte. In questa puntata di prime ore di gioco andiamo a commentare, a scoprire, non l'ho mai avviato prima d'ora, Kingdom Come Deliverance 2, un videogioco di ruolo d'azione che fa della sua ragion d'essere il fatto di non avere elementi di fantasia. È tutto storicamente, ecco, aggiornato, è tutto storicamente ricercato ed è ambientato nel 1405 in Boemia. Noi impersoniamo un personaggio di fantasia, parliamo con personaggi di fantasia ma anche con personaggi storici ed è un po' come giocare un romanzo storico, un po' come se giocassimo nei Promessi Sposi o nella Freccia Nera oppure nell'Aivano. Allora, il gioco voleva un, un aggiornamento, glielo andiamo a dare. Scusate, mannaggia. Ah, vediamo un attimo. Aggiornamento in corso. È un RDR2 in salsa medievale. Ciao Silma. È un Red Dead Redemption in salsa medievale in prima persona, uno dei pochissimi giochi, possiamo dire forse l'unico attualmente pubblicato che non viene mosso da Unreal Engine di ultima generazione o da Unity Engine, ma dal Cry Engine, il motore grafico di Crytek, che è stato portato alla ribalta con il primissimo Far Cry e poi ancora di più con la serie di Crysis, e poi sostanzialmente caduto in disuso tranne per qualche gioco tipo Sniper Contracts, mi sembra. Il famoso Cry Engine, sì. Della altrettanto famosa ma ormai dimenticata Crytek, che ci ha dato Rise Son of Rome, prima di sostanzialmente far più nulla. Crytek tedeschi non ci sono più, non me lo ricordo, non ho più indagato, non mi ricordo chi ha fatto la remastered dei tre Crysis. Ricordo che c'era Rise Son of Rome fino al 2013 fatto da loro e non so se sono all'opera su un sequel di Rise Son of Rome o su qualcos'altro. Forse avevano annunciato un Crysis 4 in un teaser. Vado a memoria. Il gioco Kingdom Come Deliverance 2 è uscito il 4 febbraio 2025. Noi lo stiamo giocando il 10 febbraio. Il gioco ha già ricevuto una patch di aggiornamento che probabilmente va a limare o a risolvere qualche bug di troppo. Buonasera Fabrizio. Gioco in prima persona, quindi dimenticatevi la terza persona. Impossibile farla, attivarla. Giochiamo in modalità fedeltà per farvi vedere più dettagli grafici, ma il gioco può essere anche avviato in modalità prestazioni per una fluidità più elevata, a scapito della fedeltà grafica. Sì, hanno fatto il primo Far Cry, l'ho detto. Ho detto che il loro engine è stato usato nel primo Far Cry. E solo dal secondo Far Cry si parla di un Far Cry fatto da Ubisoft, ma il primo era di Crytek. Allora, vedo già da qui che i testi sono localizzati in italiano. È molto interessante la storia di Kingdom Come Deliverance, che nasce come progetto Kickstarter 100% indipendente
E tramite una raccolta fondi abbastanza fortunata, con i stretch goal che non sono altro che i traguardi che loro hanno aggiunto quando hanno ricevuto il minimo dei finanziamenti, e hanno aggiunto tantissima roba in più, tra cui il sistema di motion capture di Rise Son of Rome, appunto. Ed è in quel momento che io ho deciso di dare fiducia e risparmi a War Horse. Ho partecipato anch'io a quella campagna di Kickstarter. Questi sono ciechi, stanno a Praga, sì. I testi sono in italiano. Vediamo la prima ora, vediamo dove arriviamo. Buona serata Fabrizio, grazie per essere passato. Keep firing! Don't stop! We need more! Need help here, damn it! You, grab whatever you can and get up top! What are you doing here? Go and take cover in the keep. Can't hold out against this onslaught much longer. Go and take cover with the others. Look out! Godwin! Where's your weapon? To the battlements! Move! Father! Will you come to anoint us before we die? We'll get anointed after the battles are hands. With booze. Per capo è il nostro alter ego. Get ready! Questo ragazzo in armatura con la tunica gialla. Ah, pure trapuntine. Quelle che vedete sono tutte macchine d'assedio, armi, armature storicamente vere, esistite. A rude awakening, eh? Make it count. La localizzazione non è precisissima, ma vabbè. Sali le scale fino ai bastioni anteriori, quindi ci stanno facendo usare un personaggio diverso. Sto giocando la versione Xbox del gioco. Mancato. Niente. Vediamo se riesco a prendere questo arciere. Sì.
Got him! Now you're finished! Altro arciere. Die, you swine! Prendo quelli là. Vediamo se riesco a uccidere il cavaliere. No, niente. Armatura troppo spessa. Continuiamo a togliere i balestrieri, va? Move downstairs! We can handle it here! Scendi di sotto, va bene. Get over here with that! Shoots, for fuck's sake! What the fuck are they waiting for? Pour fire onto them! Fire! Non niente. Non male che ci sta. Get ready for another attack! Let's not stop us! Draw your sword and follow me! Mano alla spada, e come si mette? Straiato. Ah, ok, da un sacco di armi. Mano alla spada, forza. Segui. Dove sta? Don't let them climb up! Knock it down! I rossi sono i nostri, cioè sono i nemici. I nostri nemici. Ah, la scala è qua. Bellissimo. Dai. Aia. Porca. Si tiene. That won't work for me. Get him from behind. Let him have it. Die! Fucker! Take that! He's nearly got me. Stop praying. Let him have it. Let's see what you can do. He's dead. Si può togliere questa scala. Sta giù la scala, esatto. Bellissimo. I don't pocket it. Just calm down. Oh, Dentes Fortuna, fucking you, vat. Jesus. La fortuna aiuta gli audaci un ca. You were only supposed to deliver a message to Trotsky. The most adventure I was expecting was a fuck or two. Sta pensando al primo gioco. Inizio col botto, rispetto al primo che è un po' più lento.
Pensate che non sapevano se ne avrebbero fatto uno solo. Il primo gioco è andato così bene per le loro finanze che sono riusciti a farne un altro. Sono belle le musiche. Ordentes fortuna juvat! What's that you keep yelling, Sir Hans? Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. Unfortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Audens, whatever. What does that actually mean? Ah, lo spiega. Ordentes fortuna juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Not you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure, see a bit of the world, meet new women, and simply have some fun? Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Sir, Sì. Trotsky. Buonasera, Legio. Tutto bene? My word. That is fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Bergov must be made of money. Sembra bello, ma al momento non ci stiamo giocando. Questa è tutta una scena introduttiva. Una piccolissima battaglia che fa da tutorial alle armi. Ma è durata un quarto d'ora. Well, Henry, looking forward to new adventures? Adventures that will become the stuff of legends? Of course I am. We'll show them what fine fellas have turned up on their doorstep. You bet we will! We'll hand over our important message and then hop, skip to the nearest Se tavern. ti è piaciuto il primo, questo And chase some piacerà. local wenches, eh? Se non uguale di più. But why Ne did parlano Uncle tutti Hannes bene. take care of it himself? Unless Vedrò. maybe he's just testing me. Aye, it does look like that. He'll hand over all the rat-eye estates. Sembra che ha preso e migliorato tutto I quello che expect he c'era. wants to be sure you won't botch it. Of course! How could I possibly botch it up? There are foreign armies rampaging through Bohemia. The king is in captivity, God knows where. And here we are in the middle of it all, carrying an important document. No! I intend to make the most of this trip, one way or another. So do I. How is that? Fortuna... Audentes fortuna juvat! See now? There's the Henry I know and love. Well, enough of the chat. Trotsky's almost within reach. Sir Hans, how's it looking there in the back? All good, Oates. Just keep your eyes on the road ahead. Exactly. If anything in front of us even looks like it's moving, we want to know. Keep your hair on, Nick. Old Oak's got eyes like a hawk. I don't miss nothing. Mi posso pure fermare. Per ora ho tutto in automatico, tranne la visuale. Appena mi faccio il PC nuovo recupero. Puzza di imboscata.
Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Bergov's colours. They're from Trotsky. Surround them! Don't let them get away! Besides, we don't stand a chance against them. Don't do anything foolish, fellas. Just follow my orders. Halt! What are you after here? Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Can you not distinguish between a noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward these days. Who are you people? Sir Hans Capon of Perkstein. I bear a letter for Sir Otto von Berghoff from my master, Sir Hanush of Leipa. Allora mi sono sbagliato sul nome del protagonista, non lo ricordo più. This is indeed the seal of the Lords of Leipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Leipa is on the side of King Wenceslas. Well, While my master is a member of the League of Lords, who side with King Sigismund. Right? well, So it would appear we are enemies. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Ah, Hans Henry. dice. From Scouts. Henry di Scalica. Qual è il tuo stile di gioco? Soldato, vorresti sempre impugnare un'arma e indossare un'armatura resistente e sei notoriamente molto irascibile. Ok. Consigliere, preferisci risolvere i problemi con intelligenza, eloquenza ed empatia. Sentinella, preferisci nasconderti nell'ombra e compiere missioni senza fare rumore e furtivamente, in modo che non ti scoprono. Scegliendo uno stile di gioco otterrai alcuni punti esperienza per iniziare, ma poi starà a te decidere quali aspetti del personaggio sviluppare. Quindi, quello che faccio sempre io durante qualsiasi GDR, all'inizio sviluppo le capacità di eloquenza per cavarmi d'impaccio senza combattere, ma quando evolvo il personaggio lo evolvo verso il soldato, il tank normalmente. Quindi parto da consigliere insieme a voi e finirò per fare il soldato, chiaramente. Quindi mi metto un po' più di punti, soprattutto eloquenza, non dico intelligenza perché non sono intelligente. E lo faccio in tutti i giochi, lo faccio in Mass Effect, lo faccio in Dragon Age, lo faccio veramente in tutti i giochi di ruolo. Va bene così. Sono consigliere di un nobile e un emissario, che è un po' quello che facevo anche nel primo. I'm Lord Capon's advisor, Soprattutto emissario. scribe, and now an envoy as well. From Skalitz, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Even so, I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band, so why should I trust you? Persuasione. Puoi risolvere molte situazioni persuadendo la controparte. Nei dialoghi potrai scegliere tra le opzioni elencate di seguito che definiscono la tua reazione. Ma presta attenzione. Per persuadere qualcuno, questa persona deve crederti. E abbiamo dialogo. Prova a risolvere la situazione in modo pacifico e senza conflitto. Coercizione.
Sei pronto persino a mentire e a manipolare pur di ottenere ciò che vuoi. Carisma. Sfrutti il tuo aspetto da nobile e la tua reputazione. Dominanza. Fai capire al tuo interlocutore che sei superiore a lui. Possenza. Possenza. Vuoi passare da eroe e protettore dei deboli. Intimidazione. Le minacce possono risultare efficaci quando la diplomazia fallisce. L'abilità persuasione è influenzata dagli altri tuoi attributi e abilità. Puoi trovare descrizioni dettagliate nell'inventario sotto la scheda del giocatore. Molte situazioni si possono risolvere ragionando con la controparte. Nei dialoghi troverai diverse opzioni, ma ricorda, non sempre l'interlocutore crederà alle tue parole. I tuoi attributi sono messi a sinistra, il denaro a destra, reputazione della controparte ci fa vedere con una faccina se ben disposta. La persuasione non è questione di avere il numero più alto, dipende dall'interlocutore, dal tuo aspetto e dalla reputazione. Per esempio, minacciare dei banditi di solito non porta a nulla. E non puoi nemmeno spacciarti per nobile se hai della paglia che ti sbuca dagli stivali. Anche questo è vero. Ok. Quindi siamo emissari, vogliono offrire un'alleanza. In quanto soldati possiamo aiutarvi, che è quello che mi era venuto in mente. Se loro cercano una banda armata fino ai denti e ci hanno scambiato per loro, quello che avrei fatto anch'io al posto di Henry è dire: permetteteci di aiutarvi a trovare questa banda in segno di buona fede. Scegliendo dialogo proverai a risolvere la situazione ricorrendo alle doti diplomatiche. Ti affidi al nobile di aspetto, la gente crede facilmente a un signore in abiti costosi, oppure convincili della tua cavalleria. E ho cavalleria 16 e lui è un po' così, il punteggio è anche più alto. We want to negotiate an alliance. We'll come to an agreement with your lord in Trotsky, and maybe offer to deal with those bandits for you. After all, you haven't been able to track them down. So we can take matters into our own hands. So move aside, and let us, dutiful knights, pass. Don't provoke me, boy. You're passed to a place you don't want to be. Didn't you say you were a scribe? Or are you trying to tell me you're a knight and a scribe? Don't try to pull the wool over my eyes. Don't listen to him, Captain. He's travelling with me for the first time, and evidently he's got a bit above himself. We've come on the orders of Margrave Jobst of Moravia, and we bear a message from Sir Hanush of Lipa, Divish of Tarnberg, and Radzig Kobula. Our message concerns the offer of an alliance that it seems you need as much as we do right now. All right, then. You may carry on, but put your men in their place, sir, before their impertinence leads you into trouble. Indeed, I will. Thank you, Captain. Non volevo. Faccia da culo, maledetto. Sorry about the cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem then vanish like ghosts. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall, and Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. You'd best camp until daybreak. I'll take your point. I mean, back home, the last time someone let a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God! Cazzo, è simpatico come una spina nel culo questo qua. I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, captain at Trotsky. Thank you. And sorry again. Farewell. Belli colori, sì, sgargianti. Questo non me la conta giusta.
Questo è palesemente un cavallo dei Baratheon. No. Succede. Since there's no tavern within reach, we just bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those bandits? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Va bene. Come on, fellas. We'll camp here on the bank. At least we can bathe. I stink almost as bad as the rest of you, and you lot are rank. Chiedi a Serance qual è il piano. Finalmente si esplora. I can't go wandering off now. Niente, per trama ancora non posso andare a zona. Vediamo commercio. Do something with that mutt, Henry. It's doing my head in. Heel. What's all the fuss about, Mutt? Are you that hungry? All right, I'll see what I can get for you. Menu giocatore. Contiene informazioni importanti di vario genere che riguardano Harry e il suo mondo. Si divide in 6 sezioni, tra le quali puoi spostarti a destra e a sinistra. Puoi vedere in quale sezione del menu giocatore ti trovi nel segnaposto superiore. Voce precedente. Ok. Voce successiva. Con la levetta. Vabbè. Se vuoi passare direttamente dal gioco a una delle sezioni dei menu, apri la mappa, apri l'inventario, naviga tra le sezioni. Va bene. Seleziona l'icona per riorganizzare gli oggetti. Quantità, forza, qualità, peso, prezzo. Harry ha equipaggiato questo oggetto in una o più delle sue tenute. Sporco sangue sull'oggetto. Veleno applicato. Oggetto rubato. Denaro attuale. Ingombro capacità. Quello è l'inventario. L'inventario mi ricorda tantissimo Morrowind. Corazza, mantello, gambesone, camicia, guanti, difesa braccia, braghe, difesa gambe, stivali, speroni, torcia, borsello. Sì, se c'è un gioco che mi ricorda Morrowind e i bei tempi andati, è questo. E ancora però non ho provato About. Ma mi sembra un po' più semplificato quello. Indossare l'armatura. Per indossare l'armatura occorre seguire alcune importanti regole. Un'armatura ben assemblata ti protegge meglio. Devi sempre indossare una protezione per la testa sotto l'elmo, come una calotta o un cappuccio. L'elmo ti protegge dai fendenti, ma la protezione sotto assorbe l'impatto dei colpi. Il gambesone è una sorta di lunga camicia imbottita che crea uno strato morbido tra il corpo e il metallo della corazza. Calzabraca imbottita sotto la difesa gambe. La calzabraca, come il gambesone, crea lo strato morbido tra il corpo e il metallo dell'armatura che copre le gambe. Scarpe sotto gli speroni. Per usare correttamente gli speroni, indossa prima delle scarpe. Tenute. Puoi creare 3 tenute per occasioni diverse e cambiarti al volo. Bella questa. Le tenute ti permettono di creare un'armatura a piastre completa per il combattimento, una tenuta furtiva per attività losche e un completo elegante che puoi usare per fare una buona impressione. Ok. Cervelliera. Calotta. Speroni. Groscello.
Questa è la scheda del giocatore dove si trovano tutte le informazioni importanti sugli attributi, le abilità, la condizione attuale di Henry. Nel corso del gioco otterrai punti talento da usare per migliorare attributi, abilità e arte bellica. Nelle altre schede troverai gli effetti che possono influenzare Henry temporaneamente, la reputazione dei luoghi visitati, le combo e la condizione attuale dei tuoi compagni animali. Pure i compagni animali ci sono. Bene. Cambiati. In mutande. Okay. C'è armatura, mutande, mutande. Ok. Andiamo qua. 7 talenti, 0 punti disponibili. Creazione e codex. Mamma mia che bello. Fatto benissimo. Trova qualcosa da mangiare per Mut e sfamalo. Allora, aspetta. Cibo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Come faccio? Schede. Ok. Cibo. Ok, non ho niente addosso, quindi troviamo un po' di cibo. Si può? No. Ora con capo. Aspetta, troviamo un po' di cibo per il cane. Non trovo il cibo per il cane. Mannaggia. Dammi un po' di cibo. Avresti del cibo per il mio cane? Listen, would you have some scraps for Mutt? That's a good one. He already gobbled up a piece. Bello lo stagno. Well, I was having a piss. I've got one last sausage and I'll be saving that for the way back. Look, Henry, I'm fond of that beast, but you ought to keep him under control. Troveremo del cibo a Trotsky. Oppure cosa vuoi in cambio della salsiccia? Vabbè, proviamo con le buone. Come on, Oaks. We'll get to Trotsky tomorrow, and there'll be plenty of food there. We're a noble's escort, so they're obliged to feed us well. Pheasant in wine, roast pork with apples. Those sausages of yours are only fit for a dog anyway. For Christ's sake, stop giving me a hard time. I'll have you know that sausage is fucking good. But neither you nor your dog will get to taste it. Wouldn't you swap it for something? I might. Tankard has my ring. I lost it to him at dice, and if I go home without it, my old woman will send me right back. If you can get it back, I'll be glad to give you that sausage. Well, I'll see what I can do. Vediamo. Recupera l'anello di avena da Conrad. What? Vogliamo giocarci l'anello a dadi? I see you've got dice set up. Want a game? Sure. How's about spicing it up with a little wager? I heard you won a ring off Oates. What about that? Fortune favours the brave, lad. But if you lose, you'll pay for everything I order in the tavern in Trotsky. All right? Ah sì, mandiamo tutto in pacca. Se ti interessa il gioco d'azzardo, puoi giocare a dadi in qualsiasi taverna che si rispetti. Dadi conservati da lanci precedenti, dadi selezionati da conservare, selezione attuale, punti segnati. Scegliere i dadi. Se hai dadi nel tuo inventario prima di iniziare la partita, puoi scegliere di usarli. Molti dadi hanno proprietà speciali che sono indicate nella loro descrizione. Ti permetteranno di usare tecniche speciali per avere più fortuna. Si inizia il gioco lanciando tutti e 6 dadi. Seleziona i dadi che vuoi conservare, poi lancia di nuovo gli altri e poi continua a lanciare fino a quando non esaurisci i dadi. Se nessuno dei dadi che lanci fa punteggio, perderai tutti i punti guadagnati nel turno.
L'arte dei dadi consiste nel finire il proprio turno e segnare punti prima di correre il rischio di non tirare nemmeno un dado da punteggio. Vince il primo giocatore a raggiungere l'obiettivo di punteggio. 100 punti, ne faccio 1. 50 punti, ne faccio 5. 1, 2, 3, 4 e 5 sono 500 punti. 2, 3, 4, 5, 6, 750. La testa di demone funziona come un jolly, aggiungendo un valore a qualsiasi combinazione di dadi. È come poker con i dadi, ok, ci siamo. Speriamo di aver capito. Sembra il poker con i dadi di The Witcher 1. Come on then, show us what you can do. Unless you're playing for the first Ma io time. vorrei vedere... Allora. 1, 2, 3, 4, 6. Oppure una coppia di 1. Potrei... 1, 2, 3, 4. Potrei provare a fare la scala. E chiudo il turno subito. Rischiamo, dai. 1, 2, 3, 4. Se esce 5 faccio tombola. E come si fa? Segno e continuo. Voglio tirare questo. Ma no, segno... Li ho tirati gli altri, ma al contrario. Well, that's no great loss. You didn't have much anyway. Vabbè. Here. My God! Oh, come on! Allora. Ho 3 coppie. Teniamo questo e questo. Capito? Poi no, non l'ho capito allora. Come si tira? Seleziona i dadi da conservare. Ok, e sono questi 2. Well, are we still playing? E gli altri come faccio? Ti voglio tirare questi. Non ho capito. Selezione attuale. Dadi da conservare. Tutte le combinazioni. Per ora ho 3 coppie e mi servono i tris. Quindi tirerei per fare quanti più 3 possibile. E quindi questi li voglio tenere e questi li voglio tirare. Perché non me li fanno tirare? Che senso ha questa cosa? Passo. Here. Non ho fatto niente. No, non capisco. My God! Oh, come on! Ah, voglio tenere questo. Perché non lo so? Basta, ora mi arrendo. Mi sono rotto, non ho capito. Cioè, non posso tenere nessun dado.
segna e continua. Quindi con l'1 si può fare. No, l'ho capito. Quindi tengo gli 1. What are you waiting for? Hell to E freeze tiro over? tutti gli altri. E ci sono, ho fatto... ma li ho tutti, c'ho due tris. 500 punti. Ok, segno e passo. Mi metto in tasca 700 punti. Ok, credo di star capendo finalmente. Poi si tiene sempre l'1. E poi che fa? Prende tutti questi. That'll do. Capisco quest'altro dado. My God, I'm done. Si è fatto 700 punti così, guarda. Non ho capito come. Allora, noi abbiamo doppio 1 che mi tengo e ritiro. Anzi, rischiamo, faccio doppio 2. Ma solo con l'1 posso andare, ok. Un doppio 3. Niente. Adesso questo che posso fare. Segna e continuo. If I was you, I'd take it. Aia. Non ho fatto niente. Quindi perdo 300. Avrei dovuto tenere il tris. Allora, mi tengo questo e ritiro quelli. Finché non ho nessun Well, dado. you're not afraid of Un anything. uno, ci vuole un asso, un uno. Niente. Comincio a capire. Ma c'è quel dado di pietra che è sempre uno fa. Che dado è? Ha! My lucky dice never fail. It's mine, friend. Tomorrow Ci we'll ho messo un drink on turno di troppo a Henry's capire coin. come si gioca. That's just great. You can never have too much ale. Want to try your luck again? Same wager. No, basta. No. Vi tedio. That's oltre. enough humiliation from me. Come on, Conrad. What? Let's throw a few dice. Andiamo con For the questo, love va. of God. How many times do I have to tell you? Henry, what the fuck was that about? What was what about? With that captain? I thought they got us all. The way you provoked him. Io non pensavo di aver esagerato, veramente. You're right. I got a bit carried away. Well, you shouldn't have. We're lucky they didn't shoot us down on the spot. Did you notice how many of them there were? You better Volevo keep rendermi your nose utile. out of it next time. Chiedo scusa. I apologise. You're right. That's all right. I understand how you feel. His tone got on my nerves too. And keep quiet tomorrow in front of von Berghoff. I'm here to do the talking. We'll deliver our message and fulfill our mission. If we arrange a truce with the League of Lords, then Hanush will finally have to take me seriously. Well, since you're so sure of yourself, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay? You're in the mood for that after riding so long? Certainly. So then, eh? Eh? All right then. Sì, un po' di allenamento. Just a non bit of fa mai sword male. play for the hell of it? Or shall we have a wager? Ma sempre scommettere wages for questo. later. Fallo. Oh, you afraid? Keep the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too. Indossa l'armatura, penso che questo
La sto indossando, devo soltanto mettere questo e questo e la spada lunga. Ok. E dov'è? Ci sono? So, should we start? Did you deal with that dog of yours? I wouldn't want him gobbling up our supper while we're training. Giusto. You're right. Hang on a while. Che cacchio. Posa l'arma. Posa l'arma. Ma si posa l'arma. Oh. Va bene, vieni qua. Comportamento. Io. Heal. Ma. Ehi. Stay. No. Stai fermo. Can we start with the swordplay? You've got your armor. Good. I won't hold back. Did you deal with that dog of yours? I wouldn't want him gobbling No, up gli ho our detto di stare supper while fermo. training. Cominciamo. Don't worry. Oates is cooking up that gruel again. That, well, not even a dog would eat. I never knew you were such a gourmet. All right, let's go. A bit of sword play will give you an appetite. Ma, Let's start. ma che Draw cazzo? your sword. Hang on. This time, I'll take... Ma Let's l'avevo get warmed up. estratta. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. Keep your distance, Henry. Is that the best you've got? I didn't even work up a sweat. Oh, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly now. A longer sequence. Per concatenare gli attacchi premi di nuovo il comando dell'attacco mentre il primo è ancora in corso. You want to wear me down like that? Ah, sono 4. That got you panting, eh? Enough! Now you're warmed up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself. While you're attacking, Proteggici you'll have to take riprendo. care you have strength left to defend. LT. Now save the advice and try it yourself. Gladly. On guard. Good. That's the way. Nice. Good. That's Bella the way. l'espressione della faccia. No one's ever won a duel just by Tacigliato. blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? You've become a real swordsman. Start your attack then. Nice, Henry. That's it. Aia. Aia. Nice. But what about a riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing La to it. risposta al Just contrattacco follow up si a segue perfect subito block dopo la parata immediately with a perfetta. strike. I'll show you. Get ready. Good, Henry. Nice. You have to block first. Well, you're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be sure to remember,
If someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered. Where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right. Come on then. Ok, quindi... Good riposte. Nice work, Henry. I was too slow. Nice. All right. I get it. For Christ's sake. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Indeed. And let's have a wager to spice things up. How about... Sempre a scommettere sta. Vabbè, non voglio scommettere. To hell with wagers. Oh, afraid are you? You know how it'll end. But suit yourself. We'll fight without a wager. Let's go. Sconfiggi Seranza. To a good start. Oh. Oh, you haven't got a hope. Sono senza stamina. That bello was the scambio. spot. No, ma perché si gira? Mannaggia. Weren't expecting that, were you? Ouch. Mi ha massacrato. Non sono bravo. Io volevo fare il fabbro. Weren't expecting that, were you? Ciao. Ma non riesco a non farlo girare. Put up a fight at least. Non mi aspetto che lui faccia l'altra parata. Oh, you haven't got a hope. Ma porcaccia la miseriaccia. E allora chi si stanca prima? And you're supposed to be my bodyguard. And you've had it. I say the victor is clear. Now I know why you wouldn't bet. You're a lost cause. Maybe you'll do better wielding a Sono spoon. spacciato in questo gioco scarsissimo. Vabbè. Run! Allora, togliamo la calotta. Non puoi cambiarti gli abiti adesso. Ok. So who won, gentlemen? That's obvious, isn't it? Henry learned a lesson or two. We should have had a fat wager on it, like that time back in Ratai. Ma come era finita? Avevo vinto io. True. Only I won that time. Your bow, which came in very handy afterwards. You were unbelievably lucky, beating me after just one day of training. True, I wasn't in my best form that day. We had a drink or two beforehand. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supplies. Tomorrow we'll be at the castle, and we'll get some decent grub.
If you told us earlier, I could have shot a hare. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there. Ho dovuto trascinarti fuori. Ti ho trascinato via. Avresti potuto andare avanti con noi fino al mattino. Chiarito le cose con i miei. He was well pissed off. If I hadn't convinced him you were the village idiot and that we'd dragged you home right away, and if I hadn't left him a fistful of coin to boot, Throwing groschen around like that? Fellas, if a rainy day comes, you'll be fucked. Ha! I've got nothing to regret. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? Hmm? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. A brave girl. Aye. She's a fine lass. And? Is she any good? Like, is she any good? Get me? È coraggiosa e questo ti basta. She's brave. She saved my life when I went back to Scallis after it was raised to bury my parents, and a bunch of mercenaries attacked me. And that's all I'll say. You know, this travelling isn't too bad. Apart from the mosquitoes. Aye. Apart from them. Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble. Molto affiatato un odore, cinofilo. Sono stato con te tutto il tempo, furtività. Cercavo un riparo, sopravvivenza. Avevo bisogno di un po' di pace, erudizione. Vabbè, c'ho il cane, sfruttiamolo. Mutt caught a scent, ran off into the woods and wouldn't come back. And what was it? There's a footpath there with some derelict house at the end. Mutt was standing outside, barking like crazy. But there was nothing inside but mouldy furniture and some burnt bones. So I calmed the poor pup down, and we came back to the camp. He don't seem like no poor pup to me, especially after the way he came barking at me today. And what about, time, sir? I mean, will we be getting any time off, sir? It depends. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, we could stay a day or two, perhaps. Does anyone know anything more about von Berghoff? Resto in silenzio. I've already told you all I know. Von Berghoff is a very important nobleman, the royal chamberlain. He administers the country for the king, collects taxes. It's like this. There's the king, then him, then a very big gap, and then me. And we are envoys sent to offer him an alliance. I heard he insists on having the finest swords, and that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. La spada è un'arma meravigliosa. Preferisco le mazze. Posso farcela anche disarmato. Preferisco colpire da lontano. Facciamo la spada meravigliosa. Questo è un cavaliere. Possiamo fare però Sword is come the weapon of vogliamo. a master, balanced, fast, and suitable for all situations. Of course, you have to train with it and try to improve your technique, but the result is worth it. Aye, I get it. It was just a training fight. Pardon me. Oh, swords, swords, swords. No doubt you're going to tell us again how the perfidious Istvan Toth stole your sword. And I thought you'd come round to thinking about other things. That sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. But that's another matter.
Suppose you've heard enough of that, eh? Well, you know. No, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Ishvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough, enough. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. It's complicated, and let's leave it at that. No offense. Who'll help me tomorrow with getting supplies for the journey back? We rolled dice for it, and I won. So Conrad goes. What are you on about? Enough. Oath, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow, so forget about supplies. Anyone for another helping? There's plenty left. Maybe even a bit for morning. No thanks. I must wash myself down a bit. My words. Ma prenditi cibo per il cane. You can't turn up at Trotsky tomorrow in this state. Let's go and strip, Henry. Fellas, come and help us get out of this armor. Are you really going to bathe here, Sir Hans? You don't look none too safe a spot to me. Oh, don't be such an old woman, Oates. Bring some wine to warm our blood. Andrà malissimo sto bagno. Yeah, we're not on a trip to the baths here, Sir Hans. Henry's right, sir. Duty first, fun later. God's wounds. I haven't been away from Rattay in ages. So, here, I intend to live a little. Blasted iron shirt. Oh, what a relief. I feel like I've just shed 40 pounds. Christ. Will I ever live to see his young lordship finally grow up? He's got a good heart, but he doesn't have the sense that he was born with. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. There's more chance of me becoming a monk. That's a view fit for a king. Whew. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. I'm more worried about it being too deep. Come on. Bravo. Oh, that really shrivels the old ball sack. What's the matter? Females! Let's go to them. Sir Hans. Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Hans. Oh. Head down, Henry. We've got to sneak closer. Follow me. Carefully. No sudden moves. Don't give us away. Hear that singing? They must be close. Prima non le sentivano, forse parlavano troppo ad alta voce. Hear that? Do you think they might be bathing? Come on, let's get closer. Shit! One of them's doing laundry. We have to get closer to the others.
Only she's blocking our way, right in our path. Damn it. Throw a stone in the water near her to lure her away. Once she notices it, we'll hurry along the other side. Lanciamo un sasso. What was that? Směje se na kasníky, klient jedí, Pána sama sedí, aleluja, domine, aleluja. Henry, I told you to... Oh, fucking God, you're in do something. Stay down, for fuck's sake. Oh, fuck. A letter. We don't stand a chance. We'll wait till they're gone, and then head back to camp. Maybe some of our men got away. Te l'aspettavi, sì. Non in questo modo, ma me l'aspettavo anch'io. Hey! What the fuck are you doing? Hey! Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pigs! That bastard's with them! Fucking hell! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Run! Catch them! Enough, I said! What the fuck? She's mine! Ciao. Vai. What are you gaping at? Shoot! Well, don't just stand there, you idiot! After them! Along the bank! Mamma mia, pure le frecce si beccano. Christ! When did you learn to swim? Just now! Aia, preso. Fucking armor! Come on! Cut them off on the other side! Oh, these thoughts is quick! Oh, Mott. Il cane. What
fuck was that, Henry? You rescuing a damsel in distress? I'm done with running. Oh, oh really? And what exactly do you call... Oh, oh shit. Oh, you've been hit. What? Oh, shit. Well, we can't leave it like this. No, wait. Ow. Fuck! We've got to flee. Can you walk? Yeah, I'll manage. I'd lead the way. Mamma mia. E questo, ragazzi, è solo l'inizio. Un gioco tanto realistico quanto spietato. Ed Henry nuovamente si ritrova senza niente. È tutto da rifare. La reputazione, l'equipaggiamento. Ok, partita salvata, sono ricercato. We'll get out of the woods and find someone. Then we'll get that shoulder of yours fixed up. So, how far is it to Trotsky? L'icona della lepre indica cosa sta accadendo nelle vicinanze. Proprio ora i nemici li stanno cercando. Puoi trovare una spiegazione a tutti gli stati nella voce indicatore nel comportamento nel menu principale. Ok, ci fermiamo qui. Salvo e torno al menu. Questa era la prima ora di gioco di Kingdom Come Deliverance 2. Non abbiamo neanche finito il prologo, quindi è un gioco ad ampio respiro, molto ben fatto graficamente e che richiede non so quante ore di gioco per arrivare fino in fondo. Per ora è molto guidato dalla trama, ma appena finisce il prologo sicuramente si ritorna a fare del free roaming, la libertà di esplorazione, la libertà di ingaggiare le situazioni, i personaggi, tipica di questa serie e di questo tipo di giochi. Ringrazio Legio, Silma e Fabrizio per essere passati. Noi ci vediamo, ragazzi, domani per riprendere la maratona di BioShock con l'inizio di BioShock 2. Grazie ancora. Buona serata. Ciao.